Buonasera a tutti. A grande richiesta, ecco qua il video su laboratorio di scienze integrate, come calcolare cioè il numero di protoni, elettroni, neutroni partendo dal numero atomico e il numero di massa. Vi ricordate che il lavoro che vi avevo dato conteneva una tabella PDF in cui erano dati degli elementi, in cui c'erano i corrispondenti simboli, il numero Z, in cui c'è anche un errore, il famoso 8 che adesso correggeremo, il numero di massa, e poi era da calcolare protoni, elettroni e neutroni. Apriamo un foglio di lavoro. Do per scontato che voi queste cose le possiate tranquillamente copiare. Per ogni casella scrivete quello che ci va scritto. Iniziamo a selezionare tutta la tabella e bordiamola. In questo modo abbiamo ogni casella bordata. Poi vorrei che questa qui fosse leggermente più grande. Seleziono tutta la prima riga che mi interessa e decido di dargli uno sfondo. Non lo so perché vado sempre su questi tipi di sfondi. Per quanto riguarda il testo, lo voglio centrato sia in orizzontale che in verticale, per cui allineamento orizzontale è centrato, allineamento verticale è comunque centrato. Questi li lasciamo così. Per quanto riguarda l'altra parte della tabella, gli diamo un altro sfondo, sempre un blu fiordaliso chiaro 3, che la evidenzia ma non troppo. Questi forse magari sarebbe preferibile scriverli leggermente più grandi, magari anche in grassetto. Selezioniamo tutte queste righe e allarghiamo leggermente, non di tanto. Adesso, il numero di protoni a che cosa è uguale? Il numero di protoni non è altro che il numero atomico, per cui non devo fare altro che scrivere uguale la casella che contiene il numero atomico, in questo caso del carbonio, cioè C2, e do invio. Il numero di elettroni a che cosa è uguale? Non è altro che il numero di protoni, per cui scrivo uguale che cosa? La casella che contiene il numero di protoni, cioè E2. L'ultima cosa che dobbiamo fare è calcolare il numero di neutroni, ma il numero di neutroni non è dato altro che dal peso atomico meno il numero di protoni, uguale peso atomico meno il numero di protoni. In questo caso ci è venuto tutto 6, ci saranno altri casi in cui non sarà così. Avevamo detto che il fluoro doveva essere 9 e è 9. Adesso dobbiamo ripetere per ognuno di questi la stessa solfa? No. Se ci mettiamo qua, la famosa icona diventa una manina, qua è una freccia, qua diventa una croce. Clicco e tenendo premuto il pulsante sinistro trascino fino a dove mi interessa e ottengo immediatamente i valori che mi interessano. In questo caso dei protoni vedete che corrispondono con la casella del numero atomico, con la colonna del numero atomico. Lo stesso vale per gli elettroni. Mi metto su questo angolo, clicco e tenendo cliccato trascino fino giù. Idem per il numero di neutroni. Come vedete il numero di neutroni non sempre, anzi quasi mai coincide col numero di protoni. Questo è quanto. Questa era la tabella che dovevate realizzare e inviare. Vi saluto e vi riauguro di nuovo buona Pasqua.